Un anno fa ho lasciato il lavoro fisso per iniziare un progetto nuovo, questo canale YouTube e il mio blog che parla di viaggi sostenibili e responsabili, di minimalismo e di crescita personale. Queste sono tematiche per me molto importanti perché sia il minimalismo che i viaggi responsabili e sostenibili fanno parte della mia crescita personale. Questi progetti hanno cambiato e migliorato il modo di vivere le mie giornate e oggi voglio portarvi con me in una mia giornata tipo. La mia giornata tipo inizia alle 6:30 del mattino. Sono sincera, non sono mai stata una persona che riesce a svegliarsi presto, anzi sono piuttosto una dormigliona, ma avere questa routine di svegliarmi alle 6:30 è per me molto fondamentale. Vado in bagno, mi lavo il viso con l'acqua fredda, faccio attenzione a bagnare in modo particolare le zone linfatiche del collo e i polsi. Ho letto che bagnare queste zone con abbondante acqua fredda fa molto bene, rinvigorisce il benessere e l'energia, stimola la circolazione e regola la temperatura e rigenera il corpo. Sarebbe ideale bagnare anche le ghiandole dell'inguine, che io onestamente faccio raramente, e sarebbe ancora meglio farsi una bella doccia con acqua fredda, che io però ancora non sono riuscita ad affrontare. Poi vado in cucina e mi bevo un bel bicchiere di argilla verde ventilata. Non lo faccio spesso, direi circa 3-4 volte a settimana. Mi piace bere l'argilla verde ventilata perché ha tantissime sostanze minerali all'interno, quali silice, ferro, calcio, argento, alluminio, ma molte altre che assorbono le sostanze tossiche dal nostro corpo e soprattutto vanno ad eliminare i metalli pesanti presenti nel nostro corpo. Onestamente non ho mai fatto video su ricette, però se vi interessa sapere come faccio l'argilla verde ventilata, fatemelo sapere nei commenti qui sotto e magari mi date ispirazione per creare video alternativi. Poi faccio colazione, una bella tazza di tè nero, non ci metto limone e metto solo un po' di zucchero di canna o di cocco e preparo la mia tazza di cereali. Solitamente sono cereali di produzione organica, ci aggiungo della frutta fresca se ce l'ho in frigo, altrimenti frutta secca. Ci aggiungo la maca o la spirulina, se sono in vena le metto anche tutte e due e poi aggiungo latte di cocco o latte di mandorle o latte di soia, dipende da quello che ho e da quello che ho trovato. Finita la colazione vado in bagno, mi lavo i denti, mi sistemo, mi trucco, vado in cucina, chiacchieratina con il mio ragazzo e inizio a lavorare, sono più o meno le 8 e mezza di mattina. Passo la mattinata organizzando e scrivendo nuovi contenuti per questo canale YouTube oppure scrivo articoli per il mio blog. Verso le 10:30 faccio una pausa di mezz'ora dove faccio un po' di stretching e allungamento e yoga. Ho scoperto da pochissimo la yoga Kundalini, è stata una rivelazione per me. Faccio questa yoga alle 10:30 del mattino perché prima di questo virus andavo in un centro yoga e alle 10:30 c'era la mia lezione e quindi anche se adesso sono qui a casa mi piace mantenere il ritmo delle 10:30 e mi sembra come di tornare un po' a lezione con la mia bravissima insegnante di yoga. Yoga Kundalini per me è stata una rivelazione, scoperta pochissimo tempo fa, mi ha illuminata. Se non la conosci, cercala su Google o fammi sapere, ti lascio più informazioni qui sotto. E la consiglio a tutti, grandi e piccoli. Dopo la mia mezz'ora di yoga lavoro per altre 2 orette circa e poi inizia la mia pausa pranzo. Solitamente il mio pranzo non è mai troppo abbondante, raramente faccio pasta perché mi appesantisce, la faccio circa 1 o 2 volte a settimana massimo. Solitamente a pranzo faccio insalatone, couscous e adesso che iniziano le belle stagioni adoro perché i piatti freddi e veloci sono proprio
Il pomeriggio continuo a lavorare sul mio canale YouTube, sul mio sito internet, controllo le email, controllo i social. A breve lancerò il mio blog che lo sto creando in 2 lingue, in questo momento sto sistemando la parte italiana, quindi quando sarà a posto lo farò sapere, così andrei a dare un'occhiata. Verso le 5:30, 6 di sera esco, vado nel mio negozietto Zero Waste a comprare le cosine che mi servono. Adesso che siamo in questo periodo di isolamento, ci vado una volta alla settimana o una volta ogni 10 giorni. Prima invece ci andavo ogni 3-4 giorni comprando solo le cose che mi servivano per le cene, i pasti dei giorni successivi. Il negozio dove vado si chiama Bulk, scritto Bulk, e l'ultimo video che ho lanciato settimana scorsa, che è questo qui, le 60 cose che non compro più da 1 anno e mezzo, ho ricevuto diversi commenti dove mi si diceva che in Italia questi negozi e i prodotti sfusi non esistono. Io ho fatto alcune ricerche e dei negozietti ci sono. Mi è stato chiesto di informarmi sui negozi che ci sono in Italia, lo sto facendo, quindi a breve ci sarà un video dove trovare negozi sfusi, organici, di produzione locale in Italia. Quindi state pronti perché il video arriverà. Poi ci tengo personalmente tantissimo, la mia famiglia vive in Italia, quindi dare queste informazioni per me è davvero una priorità. Ceno tendenzialmente tardi, sono solitamente le 8:30, 9 di sera quando inizio a mangiare. Durante l'inverno tendo a mangiare prima, verso le 8, 8 e mezza invece di 8 e mezza, 9. La verità è che adesso le giornate si stanno allungando e secondo me è un peccato non gustarmi il pomeriggio fino all'ultimo e quindi questa è un po' la mia scusa per cenare tardi. Mi piace gustarmi il pomeriggio. Le mie serate in verità cambiano, dipende da quello che ho da fare. Se mi sono organizzata bene e non ho più lavoro da fare, mi piace distendermi sul mio divano con un bel libro. Ho riscoperto Jonathan il Gabbiano, che è un libro che ho letto tantissimi anni fa e che ho ritrovato e cioè è troppo bello e poi ogni volta lo si legge davvero con uno spirito diverso. In questo ultimo periodo ho letto tantissimi libri sulla crescita personale e sul cambiamento. Se sei interessato ai libri che ho letto, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Posso creare un video sui libri che ho letto recentemente. Se invece non ho terminato il lavoro da fare, finisco di rispondere alle mie email e organizzo il lavoro per il giorno dopo. Altre sere invece mi guardo un bel film perché non dimentichiamoci che il cinema è cultura, almeno io la penso così. Prima di andare nel reparto notte e di concludere la mia giornata mi bevo una bella tazza di camomilla, aiuta tantissimo a rilassarmi, altrimenti se sono in vena di fare qualcosa di un po' più sofisticato, che in realtà non è sofisticato, mi piace farmi il golden milk. Non so se in Italia si conosce, è tradotto come il latte dorato, è il latte caldo fatto con la curcuma. È molto facile e fa molto bene. La curcuma ha tantissime proprietà, consigliato. Il golden milk l'ho scoperto qui a Londra, ma si beve tantissimo anche in Australia e in Canada. Come ho detto prima, non ho mai fatto video in merito a ricette e cucina, però se sei interessato a come si fa il golden milk, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Ancora una volta potresti darmi ispirazione per creare video diversi. Prima di buttarmi a letto nuovamente mi faccio una bella doccia, anche se veloce, però io la doccia prima di andare a nanna la devo fare. È un modo per me per rilassarmi e andare a letto sapendo da pulito e da bucato. Non lo so, magari è una cosa mia, ma io la trovo fantastica. Non riesco ad andare a letto se non mi sono fatta una doccia. Probabilmente questo potrebbe sembrare uno stile di vita normalissimo, il che lo è. Un anno fa mi svegliavo incazzata, nervosa, già che non ne potevo più.
Correvo per raggiungere la metropolitana, facevo allotti in metropolitana per poter salire, arrivavo al lavoro, andavo in pausa pranzo, era un pranzo sempre fatto di schifezze e molto veloce, uscivo dal lavoro, raggiungevo la metro, facevo di nuovo a cazzettoni con tutti per poter salire in metropolitana, arrivavo in palestra, dovevo fare la coda per aspettare il turno per gli attrezzi e arrivavo a casa devastata la sera pensando dai, domani andrà meglio, ma sapendo in cuore mio che domani sarebbe stata una giornata esattamente come quella di oggi. Io credo che questo stile di vita influenzi un po' tutti, indipendentemente che viviamo nelle grandi città o nelle piccole città, in Italia o all'estero. Personalmente Londra mi ha sempre dato la carica e l'energia di fare. Londra mi ha insegnato di non sognare e tentennare, ma di agire e di fare. Londra mi ha vista correre da una parte all'altra della città, Londra mi ha offerto opportunità, ma come tutte le cose niente ha senso unico. Dall'altra parte Londra mi ha chiesto energia, ottimismo, passione, determinazione, grinta. Londra mi ha visto cadere 1000 volte e mi ha visto alzarmi 1010 volte. Io tutte queste cose le faccio ancora, ma è lo spirito che è cambiato nel fare queste cose. Mi sveglio con il sorriso e vado a letto con un sorriso ancora più grande. Non faccio più le corse per raggiungere la metropolitana e non faccio più a pugni con nessuno per salire in metropolitana. Parto prima, ho imparato a gestire il mio tempo e respiro. Il lavoro non mi stressa più, lavoro per me stessa e riesco a gestirmi le giornate come voglio io e nel modo migliore per me. Anche se ogni giorno ottengo un pochino, è sempre un po' di più del giorno prima e domani otterrò un po' di più di oggi. Sono piccoli passi, ma partendo da zero è sempre meglio di niente e questo mi crea soddisfazioni. Dopo il lavoro non mi ammasso più nei supermercati e non cammino più tra i corridoi dei supermercati come un'anima in pena alla ricerca di qualcosa che mi faccia stare bene. Ora vado nei piccoli mercati dove compro e trovo solo prodotti di stagione e sono meno affollati. Ora non mi preoccupo più del cosa mi metto domani o dove vado a bere con le mie amiche il prossimo weekend. Ora vivo nel presente. E di questo ne sono molto grata. Quindi non è davvero come vive la vita un minimalista e come vive la vita un non minimalista. È lo spirito che cambia. La serenità che abbiamo nel fare anche le più semplici delle cose, come la colazione di prima mattina o una doccia prima di andare a letto. Imparare ad assaporare le cose croccanti della vita è quello che fa la differenza. E per cose croccanti intendo la carezza di una madre, la passeggiata al parco con la nipote, un gelato con la nonna, le cose semplici e le cose croccanti della vita. E vivere nel presente. E fidati, tutti noi possiamo farlo. È un processo però che non avviene di notte. Ci vuole tempo, dedizione e passione, come per tutte le cose belle. È un lavoro profondo da fare con noi stessi e per noi stessi. Bene, sono giunta alla fine del video. Se ti è piaciuto il video, fammelo sapere con un like e non dimenticare di lasciare un commento qui sotto. Ovviamente iscriviti al canale attivando la campanella delle notifiche per ricevere altri video come questi. Nel frattempo non dimenticarti, vivi, viaggia, ridi e ripeti. Un bacio, ciao!